Puntata numero 47 di Connectando Podcast. Oggi siamo con Guido Cadoni. Benvenuto. Ciao Simone, ciao a tutti. Come va? Bene, oggi è la mia giornata di relax, quindi benissimo. Adesso ci spieghi un po' come mai è giornate di relax. Allora, oggi entriamo nella rubrica di imprenditorialità e libertà finanziaria, quindi mettiamo un attimino da parte la rubrica in qualche modo più caratteristica del podcast sinora, cioè spiritualità e crescita personale, ed esploriamo un po' quest'altra rubrica che sinora è stata esplorata, forse sei il terzo o il quarto, quindi è ancora povera come Fresca. rubrica. Vediamo se oggi sì, anche fresca in qualche modo, vediamo se oggi un po' la arricchiamo. Quindi Guido, sei un imprenditore, giusto? Più o meno sì. Che cosa ti sei inventato? Io gestisco un centro equestre, quindi con dei cavalli, dove facciamo attività sia con i cavalli che con i pony e abbiamo anche una piccola fattoria per, insomma, per farli vedere e conoscere i bimbi. Okay. Diciamo che, questa rubrica nasce con l'idea di poter ispirare l'ascoltatore, o comunque chiunque, desideri provare a, diciamo, mettersi in proprio e costruirsi la propria attività. Possiamo dire che tu l'hai fatto e ci sei riuscito, no, insomma le cose vanno abbastanza bene, confermi? Sì, è sicuramente una situazione che sta andando avanti ormai da 8 anni e quindi che funziona e non mi dà molte soddisfazioni, non mi crea diversi ovviamente grattacapi ogni tanto da gestire, ma è una bella realtà. Okay, raccontacela un pochino di più nel dettaglio questa realtà. Abbiamo diversi servizi, quindi dalla passeggiata a cavallo per i principianti a quelle per esperti, c'è il giro con i pony per i bimbi e la visita appunto in fattoria di cui parlavamo prima, dove i bimbi, vedono e toccano gli animaletti della fattoria. E poi facciamo anche tutta un'altra serie numerosa di attività come Capo di Pasqua, le feste, per Halloween, per Natale, per altre evenienze. Abbiamo un servizio molto bello dove portiamo in estate ovviamente, dove portiamo i cavalli al mare per far fare il bagno con i cavalli ai turisti, ai clienti. Alla fine ci si può lanciare da cavallo in acqua, si può tuffare. Insomma ne abbiamo diverse, feste in piazza, rapporti con tante agenzie di animazione per le feste di compleanno o eventi di varia natura. Ce ne sono tante, forse qualcuna l'ho anche dimenticata. Come si chiama questa realtà? Questo centro? Il il centro equestre si chiama Mirmex, E si trova? vicino al Diverland, a Quartuccio, in comune di Quartuccio, sulla strada statale 125, In quale regione? Sardegna. Sì, perché magari abbiamo Lo ascoltatori diamo per scontato. che ci ascoltano da altre regioni d'Italia o anche magari da altre nazioni, perché è un podcast bilingue, quindi c'è un po' di tutto. Okay, interessante. Com'è che ti sei inventato questi servizi? Cioè, nel senso offrite diversi servizi appunto, no, te li sei inventati tu, hai pescato un po' qua e là, quanta creatività, quanto c'è di tuo? Allora, su alcuni servizi c'è tanto di mio, alcuni servizi che prima mi sono dimenticato di citare, che magari li posso anche dire adesso, non sono al momento attivi per scelta personale, perché magari mi sto, buttando su altre cose. Alcuni li ho ripresi da chi già li faceva, magari, dandogli un po' anche quella che era la mia impronta, migliorandoli su, quello che secondo me andava migliorato. Il tutto viene dal fatto che io da quando ho 9 anni monto a cavallo. Mh. Quello che inizialmente era un passatempo poi è diventato uno sport, agonistico a tutti gli effetti e poi piano piano, a furia di montare a cavallo, di fare esperienza e di, anche conseguire quelli che sono i brevetti per poter insegnare, fatti un po', come dire, così senza pensarci troppo nel dire che un domani avrei fatto quello, ma c'era l'opportunità, la possibilità, li facciamo, li mettiamo da parte e poi se li usiamo bene, se non li usiamo pazienza. Però invece son rimasti lì e quindi in un secondo momento sono stati adoperati. Dopo aver fatto magari alte esperienze lavorative che sono state, a loro modo molto formative anche per quello che faccio oggi, Okay. sia per il rapporto con le persone, perché comunque anche gli altri lavori che, mi sono capitati da dipendente sono stati lavori a contatto con le persone.
sia per la gestione, in sé dell'attività, quindi avendo avuto anche dei buoni mentori, okay, perché ce ne sono stati alcuni in particolare, che ti formano e ti fanno capire un po' come si gestiscono le cose. Poi è ovvio che poi nella tua attività, alcune cose le modifichi, le cambi, le rivedi magari anche di giorno in giorno finché non trovi un po' la soluzione che ti piace di più, quella che ti è più conforme. In particolare, per esempio, le attività che faccio in maneggio, sono, alcune, soprattutto le prime che facevamo, molto diverse da quelli che gli altri maneggi normalmente propongono. Quindi in Sardegna in particolare, soprattutto nella zona di Cagliari ma comunque in tutta la Sardegna, c'erano tanti maneggi che facevano prevalentemente salto ostacoli e discipline, agonistiche, non c'era quasi nessuno che si occupava delle attività ludiche con i bimbi. Di Okay, conseguenza, io ho improntato, le attività su quello, quindi il giro sul pony, che nessuno faceva, il festeggiare le feste di compleanno appunto con i pony, sia in maneggio da noi che a domicilio qualora le persone avessero lo spazio, le feste in piazza, quindi portare i pony e i cavalli in piazza per far montare bambini, adulti e ragazzi per fare un'esperienza diversa che normalmente non avevano ancora avuto l'opportunità di fare. E poi ce n'è uno molto bello che, al momento non facciamo più per scelte personali, che si svolge la notte del 24 e la mattina del 25 con il pony travestito da renna e il Babbo Natale accanto per fare la consegna dei regali. E quello ovviamente non lo facciamo un po' perché negli ultimi anni ho scelto di godermi il Natale e un po' perché insomma, magari mettiamo l'attenzione su altre cose. okay. C'è qualche servizio che proponi, oltre a quelli già citati, che, come dire, ti contraddistingue, nel senso che è proprio, made by Guido, nel senso dove hai magari ci hai messo molto del tuo, della tua creatività, della tua intuizione? Ma tutti questi 3 servizi di cui ti ho parlato, quindi il giro sul pony di cui nessuno si occupava e quindi la conseguente anche visita in fattoria che è venuta qualche anno dopo, dove abbiamo i conigli, le galline, le caprette, la pecora e l'asinello e quindi i bambini possono toccarli, accarezzarli e dargli da mangiare, sia la possibilità di fare le feste di compleanno, quindi con appunto, i pony, la fattoria anche lì, e anche il Babbo Natale sono servizi che nessuno faceva prima che, arrivassi io un po' come dire, a riarticolare questo sistema. Magari lo facevano, sai, per i bimbi che, montavano già nel centro la festicciola, ma senza magari il Okay, giro sul pony, però era diverso. okay. Invece, da noi vengono bambini che magari col mondo dell'equitazione non c'entrano assolutamente nulla, ma hanno piacere di fare la festa in maneggio, in natura con gli animali. Okay, forse anche il lancio dal cavallo in al mare, no, Sì, sì, anche quello effettivamente me lo sono un po' perso per strada, nel senso nel raccontarlo, però, nessuno lo fondamentalmente nessuno lo fa. okay, perfetto. Allora, come dicevo, siamo qua per provare a ispirare qualcuno a prendere in qualche modo la propria vita in mano e costruirsi un po' la sua realtà come tu hai costruito la tua, anche, come dire, in modo, soddisfacente, no, Certo. okay. Quindi, com'è che sei arrivato a, volerti costruire a voler provare a costruire una tua realtà e poi ad esserci anche riuscito? Ti sei svegliato un bel giorno e che è successo? Mi sono svegliato un giorno che, non quello che facevo, che era l'autista di mezzi pesanti, quindi lavorando come dipendente 10, 12, anche 15 ore al giorno stagionale per un'altra persona, non mi rispecchiava più, non mi piaceva il rapporto che avevo con quel tipo di clienti. Comunque, onestamente devo dire che purtroppo anche lo stipendio in base a quelle che erano le ore, che facevo non era commisurato, quindi avrei dovuto prendere più del doppio dello stipendio rispetto a quello che prendevo in base alle ore. E ho deciso con gli elementi che avevo in mano, quindi l'esperienza di aver montato a cavallo tanti anni, fatti i corsi, avendo anche di già un po' di materiale, un paio di pony, un paio di cavalli, il mezzo per spostarli. Quindi io parto anche da effettivamente da una situazione, abbastanza privilegiata sotto un certo punto di vista, ma si sarebbe potuto partire anche con molto, molto, molto meno. Ho deciso di cambiare attività.
mi sono dato un termine ultimo, entro il quale doveva un attimo funzionare, prender piede, se no giustamente economicamente non ne valeva la pena e, doveva essere un attimo, sul breve periodo anche, economicamente redditizio, se no anche io ovviamente rimanevo un po' a bocca asciutta. Questo termine era di 1 anno. Ho detto: "Provo 1 anno e mezzo e vediamo come va a finire." La verità, dopo il primo anno andava, ma non ero soddisfatto, non avevo raggiunto quello che era un attimo l'obiettivo che volevo raggiungere a livello economico, okay, cioè mensilmente avere una rendita più o meno stabile di tot. Poi dopo 1 anno e mezzo invece la cosa è esplosa, tant'è che dopo 1 anno e mezzo, 2 poi ho dovuto prendere anche un dipendente che mi aiutasse nelle attività, perché da solo non riuscivo più a gestire sia le attività, che spesso si svolgevano in contemporanea, sia la gestione ovviamente dei cavalli e della struttura, perché anche quelle ovviamente hanno bisogno di insomma di cure, di tempo, di un attimo di esser seguite. Okay, perfetto. Quindi diciamo che ti devi un po', per usare un'espressione, in un contesto come un podcast e non in un contesto privato dove, io e Guido comunque ci conosciamo e ci frequentiamo, ti eri un po' rotto le scatole. Sì, ne avevo un po' le scatole piene, sì. Okay, Soffrivo molto lo svegliarmi presto, avere a che fare con i clienti in una certa maniera. perfetto. Diciamo che, in qualche modo eri, in quella realtà diversa da oggi dove, essendo un dipendente, devi comunque vendere il tuo tempo in cambio di denaro, no? Esatto. Quindi, mi voglio un attimo immedesimare eventualmente nel nostro ascoltatore, che anche lui si è rotto le scatole di vendere il proprio tempo in cambio di denaro, di avere un datore di lavoro, un contratto, delle ore sì o sì da seguire in cambio di determinato stipendio, eccetera, eccetera. Quindi che vuole un attimino rischiare e "mollare" tra virgolette quella sicurezza per provare a combinare qualcosa nella vita e a costruirsi la sua di realtà, che Sì. è possibile, nel senso che, è una strada che si può percorrere. Magari alcuni sono un po' più predisposti, altri un po' meno, però comunque con le sue difficoltà si può fare. Quindi che cosa ti senti eventualmente di consigliare come ABC a una persona, a un ragazzo come della nostra età o più giovane, che ha voglia di mettersi in gioco e provare a costruirsi la sua di realtà? Prima di tutto ognuno di noi è diverso, quindi può farlo anche con modi, tempi e metodi diversi. Io per esempio ho utilizzato, un sistema dove non ho fatto direttamente un salto dal lavoro che facevo prima a quello che faccio oggi netto. Cioè non è che ho chiuso i rapporti con quella che era il discorso dell'essere dipendente e ho cominciato a fare per conto mio. Ho iniziato un po' piano piano. Quindi nel mentre che facevo il dipendente sondavo il terreno, facevo delle prove, cercavo di capire un attimo anche cosa sarebbe andato e cosa no. Ho costruito le pagine social che richiedevano del tempo a livello di operatività, non del tutto, pratica, ma lo potevi fare un po' ovunque volessi. Ho incominciato a acchiappare anche contatti di tutte quelle che sono le agenzie di animazione che appunto, con cui poi ormai anche da tanti anni le scuole ci sono partner con cui io collaboro ormai da 16 anni, quindi, ce li ho da tanto tempo. Quindi diciamo che ognuno di noi potrebbe avere il suo modo un po' di fare questo salto, non deve essere per forza netto. Non voglio che le persone pensino: "Ah, adesso mollo il discorso del dipendente e domani provo, okay, magari metto coraggio, tempo, dedizione, va? Bene, non va? È un problema." Quindi si può anche fare il salto in maniera un po' più morbida, un po' come è nelle corde di ognuno di noi. Io me la son presa anche un po' con calma, perché per fare il salto ci ho messo anche un paio d'anni, perché ho incominciato a studiare, a capire determinate cose, a pensarci, a immedesimarmi in quella situazione, a capire se la volevo veramente fare o meno, quindi il passaggio è stato pian piano. Questo è il primo consiglio che do, che non deve essere per forza un salto fatto dall'oggi al domani. Perfetto, Il secondo consiglio che do è di fare un minimo di, come dire, autoanalisi e vedere in che cosa si è bravi, bravi non per forza eccelsi, perché uno può anche migliorare lungo la strada. Anche io all'inizio alcune cose le facevo un po' così e poi pian piano si è migliorati naturalmente, perché a furia di essere sempre dentro quel lavoro, studi meglio le cose e le metti meglio in pratica. Cerca di capire un po' in che cosa si è bravi e che cosa ci piace fare, perché, per fare una nuova attività deve essere anche una roba che ci piaccia, perché se la odiamo, non esce sicuramente bene, non è piacevole, stiamo andando dalla padella nella brace, e mettere un po' in pratica quello che è la nostra arte, che può essere un'arte appunto artistica come disegnare o costruire qualcosa,
e vendere il proprio prodotto, o fare magari una consulenza di un qualcosa dove tu sei più ferrato di altri e appunto la tua clientela può essere qualcuno che vuole un consiglio. Non so, mi viene in mente il mondo un po' tra virgolette del vestire, della moda, del trucco, dei capelli, soprattutto per le donne, o magari qualcosa che, ti piace anche fare a livello manuale, che può essere con Simone prima dicevamo gli origami, o può essere lo Scooby Doo, può essere dipingere, può essere qualsiasi cosa, e provare a metterla in pratica, comprare un po' di attrezzatura, fare un attimo di "studio" tra virgolette del settore, capire cosa ti piace fare e a chi lo puoi proporre, anche perché è inutile che tu abbia una cosa bellissima se poi non c'è nessuno che ne è interessato, rimaniamo lì fermi. Quindi studiare un attimo quello che ti piacerebbe fare, a chi lo puoi proporre e vedere un attimo quale può essere la resa. Perfetto. C'è una frase, mi pare che sia di Steve Jobs, credo, stavo uscendo lo spagnolo, ehm, che apparentemente può essere scontata, ma molte volte nelle cose semplici e scontate si nascondono grandi verità, che, sicuramente l'avrai sentita anche tu: "Fai ciò che ami e non lavorerai un giorno della tua vita", o quasi. Ti trovi C'è in una linea un po' con questa frase? C'è una cosa che adesso sorrido perché la dico spesso e volentieri. Vai. Quando siamo a casa con Silvia e c'è magari Michele, il ragazzo che lavora con me, che sta facendo già delle attività, sta improntando magari la situazione prima che arrivino i clienti, sta gestendo delle cose. Silvia è la tua compagna? Lei è Diciamo la mia così. compagna. Okay. E io magari sono lì che, sto pensando magari a telefonate, a gestire delle robe al PC o al telefono, prenotazioni, eccetera, eccetera. Magari sto chiacchierando con lei, Michele è già fuori che sta lavorando. A un certo punto dico: "Guarda, va bene dai, io vado a far finta di lavorare." A far finta di lavorare perché per me non è che sto andando a spaccar le pietre, non è che sto andando a fare una roba che non mi piace. Certo, è una roba che va fatta con testa, con impegno, con serietà, con dedizione, però vado a far finta di lavorare perché alla fine è un lavoro, è un guadagno, però mi fa tante situazioni mi fanno ridere e mi fanno piacere. Non so se Perfetto. rispecchia un po'. Sì, 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 è quello. Ovviamente, anche all'interno di ciò che siamo, o comunque ciò che ci piace, ci son comunque i giorni dove almeno qualche mansioncina che non ci va tanto a genio comunque va fatta, Sì, bisogna farla. Però in linea di massima, insomma, se ci piace quello che facciamo è sicuramente, forse non solo una buona base, ma una, conditio sine qua nem. Tu che parli bene il sine qua latino, non. sine qua non, una condizione imprescindibile. Guido, prima mentre insomma, esprimevi quanto hai detto, hai in un certo qual modo, non so se ne sei consapevole o meno, hai incarnato praticamente alla perfezione un concetto che mi pare sia giapponese, chiamato Ikigai. Che ho già sentito ma non ricordo. Okay, mentre parlavi per sicurezza l'ho preso, perché, adesso non voglio cercatelo, Ikigai lo trovate facilmente su Google. Praticamente è l'intersezione di 4 punti, okay, passione, missione, professione e vocazione, dove fondamentalmente c'è ciò che ami, ciò che sai fare bene, ciò di cui il mondo ha bisogno, ciò per cui ti pagano. Vero. Nell'intersezione di questi sono i 4, non so se si vede, no? Sì? Forse si vede al contrario. Vabbè, insomma, all'interno di questi cerchi, no, abbiamo appunto l'ikigai, che sarebbe la base teoricamente da cui partire per, riuscire a costruirti una realtà che funzioni, no, che è in linea con quello che stavi dicendo tu. Forse ne mancava uno, però il senso era quello, no? Sì. Sicuramente se tu ti alzi la mattina per andare a fare un lavoro, a me è capitato questo, quando facevo il dipendente nell'ultimo periodo mi alzavo la mattina e stavo già maledicendo la giornata che avrei vissuto, perché sapevo già che non mi sarebbe piaciuto quello che andavo a fare. L'ho incominciato a fare perché quello era quello che avevo trovato, quello era quello che mi pagava, tra virgolette, "le bollette", ma non mi piaceva. Quindi se tu invece ti alzi la mattina, io ho anche la fortuna, che è la mia fortuna perché piace a me, non deve essere la fortuna di tutti, ognuno c'ha la sua, che io vivo dove lavoro, quindi vivo in campagna e, mi alzo la mattina senza il traffico, senza rumori, senza gente che parla e che fa casino, quindi, magari altre persone lo vivrebbero diversamente. Quella è anche la mia fortuna, mi permette di alzarmi meglio la mattina per non maledire quello che sto andando a fare. Quindi esser contento anche di quello che sto andando a fare. E una cosa che mi piacerebbe sottolineare è che quando qualcuno con cui parlo nella vita normale mi fa notare, dice: "Ah, ma sono scontento di questo, sono scontento di quello e di quell'altro."
mi piace sempre ricordargli che siamo comunque in effetti magari possiamo avere tutti i problemi che vogliamo, però siamo nella fetta del mondo che sta meglio e più ricca. Mh. Più ricca non solo economicamente, ma anche di risorse, di tutta una serie di particolarità. Quindi ci svegliamo la mattina e sappiamo già che almeno non abbiamo la guerra sotto casa, purtroppo come tanti, non abbiamo il leone che ci vuole mangiare il sedere appena usciti da casa, quindi abbiamo tutta una serie di fortune. Mh. Cioè quello secondo me è un ottimo punto di partenza. Poi che vogliamo migliorare e vogliamo diventare magari non solo imprenditori, ma imprenditori di noi stessi e gestirci autonomamente anche a livello mentale, perché gestire un'attività è come gestire se stessi a livello mentale, è un altro discorso e per migliorare abbiamo tanto tempo, basta fare il primo passo. Se fai il primo passo, se tu esci fuori da casa, hai già fatto il primo passo fuori dal gradino, non dico che siamo già al 50% dell'opera, ma quasi, perché comunque prendere la decisione è la parte più difficile. Poi non è sicuramente in discesa il resto, ma è meno in salita, mettiamola così. Mi permetto di, apparirà qua sopra o non so, aprirà sopra, di consigliare la visione, di un format di questo podcast che ho iniziato io. Non sono con un ospite, ma sono da solo. Il format si chiama 5 minuti, quindi dura 5 anzi meno dura il video, dove parlo proprio di questo, l'importanza del primo passo, che forse è anche il più difficile. Una volta che rompi quell'inerzia, come il razzo che parte, no, all'inizio fatica molto, poi teoricamente anche la macchina, no, prima, seconda, poi in quinta, a 90 va quasi per inerzia, quasi. Va comunque gestito, dare un'occhiatina qua e là ogni tanto, cambiare un po' l'olio, eccetera, eccetera, però è partita. Quindi sì, Certo, l'importanza del primo passo è fondamentale. è fondamentale. C'è una sfumatura, che volevo provare a sottolineare, perché che cosa succede? Che ci sono, determinate persone che, odiano quello che fanno, parlo di dipendenti in questo caso, però guadagnano molto. E vanno avanti, e vanno avanti. Secondo me, dovrebbero provare a cambiare strada. Però poi ci sono quelli che invece, parlo sempre di dipendenti, ehm, amano quello che fanno, ma guadagnano poco, okay? Usciamo però dall'ottica del dipendente, quindi abbiamo già provato a rischiare un po' e a metterci in proprio. Anche lì teoricamente si apre lo stesso dilemma, nel senso che magari ti metti a fare quello che ti piace, ma guadagni poco, oppure con la fissazione di fare soldi e soldi e soldi e soldi, inizi a fare un qualcosa che non ti piace, che però, ehm, sta iniziando a darti, insomma, delle soddisfazioni economiche interessanti. Io onestamente è una filosofia di vita che non è uno o l'altro, ma entrambi, perché comunque che guadagni tanto, ma non ti piace, o che ti piace e guadagni poco, non va bene né l'uno né l'altro, almeno nella mia ottica. Tu come la Io vedi? sono dell'idea che uno debba scendere anche un po' a compromessi con se stesso, che possa essere in questo caso o sul lato del guadagno meno, ma mi piace quello che faccio, o voglio guadagnare di più, ma magari odio un po' di più il lavoro che faccio. Si tratta sempre di scendere un po' a compromessi con se stessi. Mh-mh. Ci sono delle attività che io faccio che mi piacciono particolarmente, delle altre che la verità mi piacciono meno, è normale. Però magari quelle attività che mi piacciono meno sono quelle che mi rendono l'80% della baracca. E allora cosa faccio? Le Però mando via. però sono, inserite, insomma, in una cornice generale in cui quello che comunque fai, tutto sommato ti piace. Certo, ma allora Quindi torniamo al discorso di prima, nel senso, ci sono alcune mansioni che magari mi piacciono meno, però globalmente quello che faccio mi piace. di base devi lavorare in un ambiente e in una realtà con delle attività che comunque ti piace fare. Eccolo. Certo che non puoi fare un lavoro che del tutto odi, ma ti fa guadagnare 1.000.000 € al giorno, perché comunque starai guadagnando 1.000.000 € al giorno, ma sarai scontento di tutta la tua vita Questo di era il vi senso, insomma, magari certo. non è i soldi per i soldi, ma, No. è altro, no, 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 l'idea certo. è un'altra. Okay, no, era giusto questo dettaglio. Guido, ascolta, non so a quanti consigli siamo, però Uè. okay, ne abbiamo anche un terzo? Al momento non me ne viene. L'unico consiglio che posso dare è, ehm, facendo un minimo di introspezione sicuramente troviamo quello che ci piace fare, Okay, quello che ci piace fare che sappiamo fare o che okay. abbiamo voglia di migliorare nel poter fare e da poter offrire agli altri. E quindi il consiglio che do è: frugate dentro voi stessi per cercare quella roba lì che un po' vi piace, che un po' possa piacere anche agli altri, piacere e servire agli altri, che possiate metterla in pratica anche come un lavoro. Hai detto frugate, forse è sardo?
Penso di sì, frugare è cercare. Okay, okay. E poi ovviamente fare il primo passo, cioè rischiare, lanciarsi. Sì, sì. Perché Sì. sempre in quel famoso video che adesso non so se posso farlo riapparire, il format di questo podcast che ho iniziato io, molte volte non riusciamo a fare quel passo perché c'è la cosiddetta paralisi per analisi. Cioè stiamo lì a valutare 400.000 dettagli che se facessi, se però poi alla fine sei fermo e non ti E muovi anche perché stai aspettando di essere pronto. Non so se vuoi Sì, aggiungere sì, il fatto è del anche metodo. vero che e qua poi c'è un detto che dopo citerò, è anche vero che pronti uno non è mai pronto a far niente finché non lo fa, ma allo stesso tempo è vero che i lavori che io ho fatto prima di fare quel passo oggi mi sono utili a. Quindi sicuramente l'esperienza da dipendente è molto utile. Magari per alcuni è limitante e quindi sente l'esigenza la sente stretta e sente l'esigenza di andare oltre e di essere il come dire, il capo di se stesso, l'imprenditore di se stesso, non tanto magari di altri in un primo momento, ma quantomeno di se stesso, di non essere a dipendenze e a comando di altre persone. E il detto che, mi è venuto in mente è che, il navigatore che aspetta il vento ottimo non esce mai dal porto. Okay, Quindi se tu aspetti che il vento sia sempre bello, figo e tutto stai in porto. Quindi ogni tanto bisogna uscire anche quando il vento, soprattutto all'inizio, quando il vento magari è poco, o è troppo, o non è giusto, e quello però è una roba talmente personale che io adesso non ti posso dire no, quando è molto a sensazione anche. certo, certo, anche prova errore, no, nel senso inizio, vedo come va e valuto. E Ma poi sulla stessa attività, sul 100% delle prove, 70 sono errori e 30 sono buoni, certo, certo. magari. Questa è la mia personale esperienza, Certo, e poi c'è okay? la fase anche come dicevi tu, che magari all'inizio come dipendente ti ammazzavi per qualcun altro e poi quando improvi a fare qualcosa di tuo ti ammazzi per te stesso, prima Però di ha un altro riuscire sapore. certo, ovviamente, però comunque sempre ammazzandoti stai, però forse anche questo era un po' alla sarda, però a un certo punto, piano piano, magari riesci a non ammazzarti più, no? Allora, secondo me nel momento in cui uno fa il passaggio da come ho fatto io, da dipendente a, titolare tra virgolette "d'impresa", sei anche molto voglioso di fare, quindi ti spendi tanto, perché giustamente vuoi che quella cosa vada bene ed è tutto nella normalità. Quindi se tu vuoi, cambiando lavoro, lavorare meno, un po' è sbagliato, ma dipende anche da come la prendi, perché magari se in base all'ambito sei anche capace di lavorare meno e guadagnare di più. Io adesso nel mio, in quel caso non poteva essere così, però, io lavoravo, 10, 12, 15 ore prima, ho continuato a lavorare 10, 12, 15 ore dopo, ma per me e aveva tutto un altro sapore, aveva tutto un altro guadagno, aveva tutta un'altra realizzazione. Poi piano piano ho imparato che quell'enfasi che mettevo nel primo momento di lavorare 10, 12, 15 ore al giorno, poi piano piano anche a me ovviamente è passata. Quindi Guido, in qualche modo possiamo suggerire di non scoraggiarsi se magari, in un primo momento, quando ci mettiamo in proprio, continuiamo comunque a lavorare 15 ore, perché da una parte ha un sapore diverso, ma dall'altra soprattutto forse è scalabile, nel senso che con tutta una serie di accorgimenti, magari poi col tempo, se siamo bravi, intelligenti, scaltri e ci diamo da fare, utilizziamo creatività, eccetera, 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 magari riusciamo a diminuirle quelle ore utilizzando anche delle leve, come magari nel tuo caso possono essere delle persone che lavorano per te, no? Sì, è sicuramente una condizione sine qua non tu non puoi andare avanti, nel senso che nel momento in cui impronti una nuova attività, che ha giustamente dei costi, non solo di tempo, ma anche magari dei costi di attrezzatura o dei costi, se uno magari vuole aprire un negozio, giustamente avrà un affitto, avrà, luce, acqua, eccetera, eccetera. Adesso io sto ipotizzando, sto dicendo delle robe un po' random per capirci. Se hai dei costi, è ovvio anche che a un certo punto il primo periodo lo devi utilizzare tu e non un dipendente, perché anche il dipendente sarà un costo, per poter massimizzare, ottimizzare e lavorare di più per poter pagare quei costi iniziali che ti servono poi per comunque far andare avanti la situazione e che piano piano saranno ovviamente più facilmente, sopperibili, perché nel momento in cui il lavoro prende piede è normale che piano piano diventano meno gravosi, se diventano la normalità. In un primo momento, inizialmente, magari qualcuno fa appena più può fare appena più fatica, è normale quello. Okay, quindi, insomma, abbiamo voglia questo lo lascio. Abbiamo voglia di metterci in gioco. Okay, 1.
Quindi ci lanciamo e rischiamo. Però magari prima di lanciarsi e rischiare a vuoto serve appunto, come dicevamo, sto un po' ripercorrendo il tutto, un lavoro di introspezione per, diciamo, riconnetterci, come il nome del podcast, a, i nostri talenti, le nostre passioni e ciò, che può, risolvere un problema al cliente o comunque può essere utile in quel, perché se facciamo solo un qualcosa che ci piace o che sappiamo far bene, ma non risolve, per così dire, una necessità nel mondo, a Non poco si va serve. lontani. Quindi, assodato tutto questo e avendo poi iniziato, no, diciamo la parte un po' più difficile e, avviata la nostra attività, lavorato 15 ore fino a poi a trovare insomma dei sistemi che ci consentono magari di delegare, massimizzare e ottimizzare un po' le cose, in questa fase qua poi, ti senti di consigliare qualcosa per riuscire appunto a come dire, a fare in modo che la realtà che abbiamo costruito funzioni? Ma, sicuramente uno quando ha un'attività di qualsivoglia natura deve rimanere anche sempre un po' con le orecchie aperte, un po' per capire come si muove il mondo, Ecco. cosa il mondo richiede, come si muovono anche, chiamiamoli così, i competitor. Perché magari può essere anche che alcuni competitor si inventino delle robe nuove e può essere carino, non dico copiarle paro paro, però riprendere magari un po' quello che, gli altri hanno fatto. Viceversa bisogna essere anche disposti al fatto che gli altri copino un po' anche a te. Ah, A me è capitato che, scopiazzassero diverse cose. Quello che m'ha fatto sorridere è che la loro poca dedizione a quel servizio o a quel sistema non li abbia fatti eccellere come magari invece abbiamo avuto un attimo più fortuna noi, okay? fortuna o cura dei Io dettagli? io l'ho chiamata fortuna, però certo che è cura dei dettagli. Non lo so, faccio un esempio molto banale: alla fine noi di ogni giro sul pony o della passeggiata, delle varie passeggiate che facciamo ne abbiamo diverse, ma anche come regalino ai genitori che festeggiano il compleanno dei bimbi da noi, come regalino di fine compleanno, noi stampiamo la foto del bimbo o delle persone che sono a cavallo da regalare al bimbo o appunto a chi ha fatto la passeggiata. Costo praticamente 0, poco e nulla, un po' di tempo, un po' di materiale, ma tanto risultato perché le persone ovviamente quando tu gliela dai in mano hanno un ricordo cartaceo di quella che è l'esperienza che hanno fatto, si fanno la pipì addosso, normale, son contenti, si divertono. Quindi ci sono altre persone che magari hanno provato a farlo, che non avevano la stessa voglia di continuare a farlo nel tempo, magari l'hanno fatto 1, 2, 3 volte e stop, o magari non avevano lo stesso tempo per farlo e allora ovviamente il risultato è diverso. Te ne ho citata una che Certo. fu tante ovviamente gli esempi, però quindi Quindi essere anche costanti in certe cose. costanti e anche, non so se in questo caso creativi sia l'aggettivo giusto, Sì, sì, per questo dettaglio che avete aggiunto al servizio. sì, Ehm, creativo potrebbe essere l'aggettivo corretto? sì, indubbiamente, ma anche Quali anche quali sì, dimmi. anche la creatività del lavoro di base, lasciando perdere quello che può essere il regalino di fine attività, anche il fare non lo so, facciamo un altro esempio: normalmente chi fa passeggiate a cavallo, e spesso anche con turisti che parlano inglese e non italiano giustamente, fanno la passeggiata in silenzio. E quindi uno dice: "Sì, bella la passeggiata, bravo il cavallo, magari il prezzo ottimo, tutto quello che volete, la location pulita, curata, eccetera, eccetera, tutto fantastico, però magari mi sono anche annoiato, 1 ora e mezzo di passeggiata, 2 ore in silenzio, bella la natura, ma scambiamo 4 chiacchiere." Okay, Quindi essere anche un attimo nei confronti del cliente, questo è il mio caso ovviamente, poi varia da lavoro a lavoro, da situazione certo. a situazione, un attimo anche friendly nei confronti del bambino che sta venendo a fare il giro sul pony, del genitore. Io ho sempre definito il servizio del giro sul pony un po' come un lavoro da equilibrista, perché tu devi tenere il pony bravo, giustamente che faccia il giro, il bambino, come dire, lo devi tenere occupato e quindi lo devi far anche ridere ogni tanto, il genitore lo devi tenere sereno e informato su quello che stai facendo e su quello che il bambino sta andando a fare, magari anche, dico anche in maniera furbesca, lanciare quella che è l'esca per il prossimo servizio che può essere la passeggiata in famiglia o il compleanno, quindi, portarti un passo avanti oltre a quello che stai già facendo Certo, ed essere sempre lì sul pezzo. multitasking. Qualche altro suggerimento o accorgimento o skill che secondo te, diciamo che è quasi, imprescindibile per riuscire a farcela, a qua in qualsivoglia realtà che abbiamo voglia di costruire?
Devi essere uno che a cui le porte in faccia non fanno paura, a cui sbattere il naso sul muro non gli fa tanto male, a cui piace sentirsi dire di no perché prima o poi il sì arriva e dopo magari 3, 4, 5, 10, 50 no, non lo so, sto esagerando, prima o poi il sì per forza arriva, perché anche tu un attimo ti destreggi tra quello che e capisci meglio quello che il mercato ti richiede, quello che sei in grado di fare e se il mercato lo puoi accontentare. Quindi essere molto, ma molto resiliente, non aspettarti che esci fuori dalla porta: "Voglio fare questo" e trovi 100 clienti dietro l'angolo che ti danno 1.000 € l'uno e hai risolto la vita. Quella è Okay, utopia. Quella è utopia. Ci puoi arrivare, magari col tempo, ma dall'oggi al domani è impossibile, quindi di conseguenza devi avere, insomma, un po' di pelo nello stomaco per continuare lì a battere, battere, guarda, un altro dei miei detti che uso tanto, che mi piace ricordare, è che il ferro, se lo batti, diventa caldo. Magari lo devi batter molto a lungo, magari alcuni tipi di metalli li devi battere molto forte, ma prima o poi diventa caldo. Tutto. E come il ferro, anche le persone. Se tu sei lì che pesti e pesti e pesti su una roba, prima o poi il cliente che è interessato al tuo prodotto lo troverai. Prima o poi la nicchia in cui inserirti la troverai. Se non la trovi cambi nicchia e volgi un po' lo sguardo altrove. okay. Curioso perché, con questo tuo intervento di adesso, sei entrato nel mio secondo secondo video format del podcast dei 5 minuti che dicevo prima. Mo adesso utilizzo subito una tua skill, quindi furbescamente propongo il secondo video che apparirà qua, il cui il primo video, il titolo era "Se non ora quando?" Okay. Certo. Il secondo è, "La perseveranza vincerà l'intelligenza", che occhio, non voglio ovviamente scrittare l'intelligenza né metterla in secondo piano, ha ovviamente una sua importanza, più intelligenti siamo teoricamente meglio è, però se siamo intelligenti ma non siamo persistenti, probabilmente non andiamo da nessuna parte. Infatti l'idea di fondo di quel secondo video era quello di: "Okay, abbiamo iniziato, perfetto, abbiamo fatto la parte più importante, però adesso tutti i giorni dobbiamo fare un pochino, almeno un pochino, in quella direzione. E presto o tardi la perseveranza, prova, errore, vai lì, vai a sinistra, torni un po' indietro, però prima o poi è quasi impossibile, ovviamente se è quello in linea con il nostro, in qualche modo, talento, Certo. la nostra passione e tutto il resto, presto o tardi teoricamente arrivi, no? C'è una frase molto importante che adesso non mi ricordo se venga da un allenatore, sportivo, vero o da un film, non ricordo, che dice che la perseveranza e la tenacia battono il talento, perché il talento senza la perseveranza e la tenacia è niente. La perseveranza e la tenacia senza il talento comunque ti porta avanti. Questo potrebbe essere il titolo dell'intervista: "La Hai visto? perseveranza e la tenacia", hai detto? Sì, battono il talento. Beh, l'idea è quella. E poi c'è un altro dettaglio, che le cose belle, le cose grandi hanno bisogno di tempo. Sì. Oggi siamo un po' nell'era, ce l'hanno un po' venduta 'sta cosa del tutto e subito, no, l'affare da $1.000.000 e domani sei ricco. Per Ma quanto mi quanti riguarda ne può possono succedere? capitare, appunto, può capitare, ma non è quella la strada, no? In proporzione ne possono succedere molti pochi di questi affari. Ma oltre al fatto, se non hai, fatto tutto quel scusate il gioco di parole, la ripetizione, tutto quel percorso di cui dicevamo prima, anche se poi magari vinci al Superenalotto o quello che è, ma non hai quella base, quel mindset, quell'esperienza, cioè in quanto tempo ritorni povero? Certo, ma anche perché se la tua il tuo obiettivo è costruire un castello, usiamo questa metafora e cerchiamo di immaginarlo, è di costruire un castello e tu questo castello lo vuoi costruire il più velocemente possibile, però per costruire un castello il più velocemente possibile vuol dire che non utilizzi materiale pesante perché è lento e faticoso da spostare e lo utilizzi magari, che ne so, non lo so, le canne, okay, bello il castello di canne, arrivi fino in cima, poi si mette vento e il castello di canne mi sa che viene buttato giù. Quindi oggi mettiamo un mattoncino solido, una base, che è appunto la scelta. Prendere la decisione di fare una roba diversa. Domani, e nei giorni a venire continuiamo a mettere un mattoncino oggi, un mattoncino domani e così nei mesi e così magari negli anni, perché poi quello del fare l'imprenditore, di avere un lavoro, che comunque dove gestisci il tutto tu, è un lavoro che non finisce mai, quantomeno di continuare a costruire. Poi puoi far costruire anche un domani da altre persone, gestite da te,
e organizzate da te, ma comunque stai continuando a costruire, non è che rimane statica. Certo, Di conseguenza quello che vai a costruire è meglio costruirlo stabile e solido, certo. piuttosto che un po' evanescente. Poi magari alcune prove io sono d'accordo per farle un po' così: "Ah, proviamo come va, senza buttarci troppo tempo, soldi e impegno, vediamo se funziona, allora continuo a investirci del tempo." Altre vanno fatte un attimino più solide, come dire, gestite in maniera un po' più stabile, perché se no rischiano l'indomani di essere cadute e hai un'ascesa velocissima, ma hai anche una discesa molto rapida. Tanto il castello senza le fondamenta solide non si può costruire. No, Tra l'altro, adesso non voglio essere pesante, però questa metafora del castello, guarda caso nel video, 5 minuti del "La perseveranza vincerà l'intelligenza", l'ho usata pari, uguale praticamente a te. Sarà perché ci conosciamo e siamo amici, non lo so, però è una coincidenza interessante da sottolineare. Possiamo chiudere con un dettaglio importante secondo me che hai citato prima di dirigerci verso le domande di chiusura dell'intervista. Hai parlato di nicchia. sì, Non si può piacere a tutti esatto. e non si deve piacere a tutti, perché No, altrimenti rischi di se tu cerchi di piacere a tutti rischi di non piacere a nessuno. Quindi, okay che magari in un primo momento cerchi di prendere un ventaglio il più grande possibile di clienti, perché è anche vero che devi, "sbarcare" tra virgolette un po' il lunario, quindi devi buttare dentro il calderone tutto quello che trovi, ma piano piano, prima di tutto vai a selezionare quello che è l'ambito che ti piace di più, che ti viene meglio, che funziona di più, che ti rende meglio, il cliente, la tipologia di cliente che ti piace di più e che ti rompe meno le scatole, perché anche fare un bel lavoro che ti piace, che ti rende bene, ma con un cliente che è fastidioso e problematico, quello ti ammazza il piacere di fare quel lavoro. Di conseguenza io ormai, dopo un po' d'anni, alcuni clienti poi con l'esperienza impari anche a capire qual è il cliente problematico, quello che non è problematico, già dalle telefonate, dalle domande, da come si pongono, impari a capire chi ricevere e chi non ricevere. Ci sono persone, adesso dirò una cosa magari un po' strana, strampalata e impopolare, ci sono persone per cui io non rispondo neanche al telefono. Perché okay. non beh, ho visto negli anni che mi hanno creato solo problemi o mi fanno perder solo tempo, a quel punto impiego il mio tempo in maniera migliore, ed è più redditizia, magari non economicamente, ma per la mia personale salute sì, perché poi alla fine vado a fare quel lavoro con quegli altri clienti che non mi hanno creato dei problemi, più sereno, più tranquillo, più disponibile, più friendly, più bello. È molto migliore il lavoro che viene fuori. Ma in realtà quello che hai appena detto, nella maggior parte dei libri che ho letto, nelle formazioni eccetera, viene quasi citato come un'altra conditio sine qua non. Barato. Cioè è proprio non è un dettaglio irrilevante, Da è un sottovalutare. è È è la è base. è quasi fondamentale, sì, perché, sei tu che diciamo anche devi sceglierti il cliente ideale. Una volta che è chiaro qual è il tuo cliente, attiri anche quel tipo di cliente e ti levi dalle scatole, il cliente che in qualche modo non ti serve, anche perché poi la salute mentale è importante, non è che sia un Certo. dettaglio anche quello da Oppure poco. si può usare anche un altro sistema, per cui, io per esempio, non solo le telefonate, ma riesci a capire anche in base a come ti scrive determinate cose un cliente, sai già dove vorrà andare a parare, allora se lo vuoi acchiappare come cliente o meno. Ma io ci sono dei clienti che so che sono particolarmente difficili da gestire, alle volte siccome quel tipo di clienti mi necessitano maggior tempo, maggior fatica, quelli pagano di più. Que per quelli il mio servizio costa di più. O non li prendo oppure ne deve valer la pena. Certo, certo, certo. No, no, ma ha molto senso. Facendo poi tra l'altro facendo pulizia del difettoso, mettiamola così, appare il funzionale, appare il nuovo, no, pulisci il Sì, sì. vecchio, Sì, e sì. metti nella condizione di attrarre Un'altra cosa secondo me importante è che se qualcuno magari vedendo il podcast si fa l'idea che vuole lasciare il proprio lavoro da dipendente, senza lasciare nulla di vecchio in favore di qualcosa di nuovo, secondo me la vita è come un po' un armadio. Se tu non butti quelli che sono i cappi che non usi più, non dico tutti, ma almeno simbolicamente una parte, certo, non puoi far spazio nell'armadio a quelli nuovi che vorresti comprare, perché compri magari nuovi ma non sai dove metterli. chiaro. Okay, la vita non è un armadio, per carità, la stiamo usando un po' come una metafora, però cosa succede? Che se tu non lasci spazio al nuovo, togliendo, abbandonando, lasciando un po' di quello che è vecchio, che possono essere comportamenti, attività, lavori, persone, amicizie, parenti che magari sono problematici,
il nuovo non avrà mai spazio o tu non avrai mai gli occhi, le orecchie e il naso per poter andare a capire e vedere quello che è il nuovo che sta arrivando. Quindi il primo passo è comunque anche abbandonare un po' vecchie concezioni, vecchi modi di fare, cattivi ovviamente, non quelli buoni, quelli che non ci portano da nessuna parte. Non lo so, se tu vai tutte le sere a ubriacarti e a, sballarti in giro, non l'indomani non hai voglia di fare niente, è normale che difficilmente riuscirai a intraprendere qualcosa di nuovo e redditizio. A meno che la tua massima aspirazione non sia vendere quello che ti bevi e quello che ti fai, difficilmente troverai una soluzione intelligente. Quindi abbandonare sicuramente delle cattive abitudini, delle persone che magari cercano di tenerti in basso piuttosto che invece di farti emergere, e un lavoro che magari, ti tiene un po' lì fermo, è il primo passo per poter avere un nuovo inizio. Fare un po' di spazio. Sì, 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 mi trovi totalmente in linea, perché, secondo me c'è il discorso che non abbiamo toccato del mindset, che molti la mentalità che molti sottovalutano, secondo me invece È la c'entra, base. è la base, perché se vuoi un qualcosa di diverso nella vita devi in primis cambiare tu, perché se continui a essere e a fare e a dire, eccetera, eccetera, quello che hai sempre fatto, detto, eccetera, eccetera, i risultati già li conosci. Quindi se vuoi cambiare i risultati devi cambiare tu e devi fare qualcosa che non hai mai fatto, Ma eccetera, eccetera, ecce se tu cambi, il mondo cambia intorno a te. Perché tu ti rapporti in maniera diversa nei confronti del mondo, nei confronti degli altri, nei confronti delle situazioni. Ma io me ne accorgo in prima persona che dopo aver fatto tanti anni di percorso personale con degli psicologi, mi sono reso conto che oggi le cose ma sì, tu hai la possibilità di bippare le parolacce, perché me ne esce una No, probabilmente. dilla dai, non siamo contro le Le parolacce. cose che 3, 4, 5, 6 anni fa mi facevano incazzare maledettamente, oggi che le vivo e le vedo in una maniera diversa non mi toccano più, anzi mi fanno sorridere, e mi fa sorridere che prima io mi arrabbiassi così tanto per una cosa che magari era banalissima. Di conseguenza, nel momento in cui tu cambi quello che è il tuo modo di vedere le cose, quindi il tuo mindset, il tuo modo di approcciarti alle persone, alla vita, alle situazioni, al lavoro, allora il mondo cambia anche per te. Certo, Perché un'altra delle frasi che a me piace tanto usare è che la vita non è non accade a te, accade per te, in funzione del fatto che tu capisca determinate cose. Solo che se il tuo mindset è chiuso, cioè c'hai occhi, orecchie e naso tappato, non vedi, non senti, non odori quella che è la vita, non ti potrai mai accorgere che quella roba è successa apposta per te, e magari che ti è successa già 100 volte e tu non te ne sei accorto, e magari se torni indietro con la memoria ti rendi conto che ti è successa già tante volte. E la vita è una cosa molto bella, che per farti accorgere delle cose che tu devi cambiare, ti prende a schiaffi, e lo schiaffo è sempre più forte fin quando tu non te ne accorgi. Ora, tu vuoi lo schiaffo gentile o vuoi lo schiaffo forte? Alle volte lo schiaffo forte serve, ma se te ne accorgi con quello gentile, te ne accorgi prima, anche meglio. certo. Io e te schiaffi in faccia ne abbiamo preso tanti. Stiamo continuando a prenderne, stiamo continuando a imparare determinate cose. Uno che si approccia a una nuova attività o a un cambio di mindset, mi vien da dire che purtroppo ne prenderà molti, Deve molti, molti, preventivarlo. ma sì, però sono positivi, sono schiaffi che ti danno, che ti Che aprono. che se non hai il mindset giusto, li prendi come punizioni, del dio punitivo o della vita cattiva e chiudi baracca e burattini. Se hai un mindset diverso, li vedi come opportunità di crescita. Sì, Mo' ci zacco alla sarda, zacco nel senso ci sparo una frase che forse è una delle mie preferite di questi ultimi anni, che è la seguente, dimmi se sei d'accordo: "Il mondo non è così com'è, il mondo è come sei tu". sì, Cioè, ovviamente esiste anche in qualche modo una realtà oggettiva, per carità, però, ma molto dipende da come lo leggiamo e lo vediamo e lo viviamo. la visione Ma soggettiva è Ma io molto vorrei importante. vorrei, se Simone me lo permette, Simone, quando io e te tanti anni fa ci siamo conosciuti, diciamo che io e te non è che eravamo proprio, in buoni rapporti, amicissimi. Certo, non ci stavamo antipatici, ma non eravamo neanche così stretti. In Un realtà po' ho scoperto che io stavo sulle balle a lui. A un me po' lui antipa neanche più di tanto in realtà. un po' antipatichini forse ci stavamo. Vai, Con il cambio di mindset tu impari a vedere le persone anche in modo diverso, a coglierne quelli che sono, certo, i punti negativi, ma anche quelli positivi, a farne tesoro, a voler capire meglio come quella persona pensa, ragiona, si muove e si orienta nel mondo, a provare anche a rubargli qualcosa, a rubargli nel senso buono, a rubargli qualcosa del suo modo di fare o del suo modo di porsi.
Io alcune cose, te l'ho sempre detto, alcune cose per esempio di te le invidio, il modo che hai di porti nei confronti delle persone è molto spensierato, molto aperto, è una cosa che io ancora non riesco a fare, magari non ci riuscirò mai o magari prima o poi ce la farò, non è quello il mio obiettivo di adesso, il mio obiettivo di adesso è un altro, quindi sto lavorando su altre robe, quindi magari un domani me lo porrò come obiettivo, ma essere aperti nei confronti del mondo, delle situazioni delle persone. Io tanti anni fa mi alzavo la mattina già incasinato e arrabbiato col mondo per la minima cosa, pensando che la vita succedesse contro di me. E invece poi mi sono accorto che la vita succedeva a mio favore, di conseguenza nel momento in cui ho cambiato mindset, ho cominciato a vedere che le cose accadono per me e non a me, è cambiato il mondo. Il mondo si è ribaltato. Cioè io adesso vedo gli altri che sono arrabbiati per stupidaggini e oggi io invece magari son tranquillo e se alcune cose ti fanno arrabbiare uguale, è Ovvio. ovvio, no, sarebbe neanche Buddha era sempre tranquillo. Probabile. Però sicuramente è molto, ma molto, ma molto meglio. Sì, 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 sì. Tra l'altro c'è un'altra frase molto carina, non c'è diciamo, traduco dallo spagnolo, non c'è sviluppo professionale vero senza sviluppo personale antecedente. Quindi, Indubbiamente. è anche tutto il discorso di insomma, ricollegandoci poi anche all'intervista, tutto il discorso di ricchezza, abbondanza, eccetera, eccetera, eccetera. In un certo qual modo, è proprio quasi un appunto, un come dire, uno zaino mentale. Cioè nel senso che, È un bagaglio. è un effetto collaterale di un lavoro interiore. Nel senso che, se fai il lavoro che devi fare in primis dentro, poi anche i soldi e tutto il resto è semplicemente la naturale conseguenza di quello che prima hai fatto dentro di te, no, Certo, certo. direi Poi che tutti questi passi possono venire, ed è difficile, contemporaneamente o possono venire piano piano. mh-mh, L'importante è che vengano, perché se tanto rimani fermo dove sei, tu l'hai detto prima, il risultato sai già qual è, non può essere diverso da quello che hai avuto di solito, perché se tu oggi fai questo, questo e quest'altro, avrai questo risultato. Se oggi cambi a fare qualcosa in favore di una cosa nuova, diversa, magari anche che all'inizio possa essere strampalata, possa essere fuori dalle righe, non ti dico al limite con l'illegalità, ma puoi anche diventare molto estroso nelle cose, puoi anche ribaltare un lavoro, crearne uno nuovo. Se tu rimani sempre facendo le stesse cose, il risultato conosci qual è. Se tu fai una roba nuova, almeno vai a scoprire magari non funziona, ma e se funziona? chiaro. Oppure se non funziona, hai scoperto che non funzionava e ne provi un'altra. Ma magari funziona! O magari funziona, male che vada funziona, quindi è tutto di guadagnato. Male che Certo, poi la frase paradossale è: "Male che vada", che è la cosa migliore. Male che vada funziona, ma che male non è. certo, Ma almeno non sei rimasto fermo in quella tua convinzione, in quella tua posizione, in quella tua situazione che non ti piace, che non ti fa star bene, che non ti fa neanche sbocciare. Perché io sono dell'idea che una persona nel momento in cui poi cambia mindset e ha un lavoro sicuramente più, piacevole, che gli piace di più, che lo esalta di più, ma quella persona fiorisce. chiaro, chiaro. Prima o È un poi sì, no, ma fiorisce a livello personale, certo, a certo. livello umano. Ti senti vivo, ti senti Non sei entusiasta, più solo un connesso. ingranaggio. Chiaro, chiaro, chiaro. Senti proprio una roba dentro diversa, no? Sì, Tra l'altro c'è una legge che è chiamata la legge dell'ordine che è, essere, fare, avere, in quest'ordine. in questo ordine, che poi si ricollega anche a quella adesso non ricordo bene tutti i passaggi, però è tipo: cambi pensiero, cambia emozione, cambia routine, cambia risultato, un qualco forse ne ho Certo. dimenticato 1 o 2, però l'idea di fondo è quella. Ma essere, fare e avere non rispecchia nulla di più che tutto quello il discorso che stiamo facendo noi, cioè essere vuol dire prendere la decisione di cambiare un attimo il proprio punto di vista, che sia solo il mindset o anche il lavoro e crearne uno nuovo. Fare vuol dire mettersi in l'ho pensato, adesso mi metto a farlo e mi pongo un obiettivo, piccolo o grande che sia, perché poi l'obiettivo è molto personale. Chiaro? Mi pongo un obiettivo e lo metto in pratica. Oggi, domani, dopo un paio di mesi, un paio d'anni, eccetera, eccetera. Avere, quel fare porterà a un avere. Poco o molto, non lo so perché dipende molto da tante cose, da come va il mercato, da come vanno le persone, Certo, dai clienti che trovi, dal posto dove sei, da come sei tu, da quanto ti applichi, ma per forza qualcosa avrai se ti metti a fare. Certo, se certo. non fai niente, non ci avrai niente, No, quello mi ovvio. sembra scontato. La seconda fase del fare è imprescindibile anche quella e prima o poi come effetto collaterale positivo qualcosina l'avrai. Guido, mi sa che, direi che se non vuoi aggiungere nient'altro, ci siamo, quindi, dimmi tu, altrimenti procedo con le domande di chiusura Diritto. intervista. Vai, procedi con le Vado? domande di rito.